Ed oggi continueremo a parlare di Livu Professional Media, quindi il software che abbiamo visto tempo fa, che si occupa veramente di rippaggio, quindi in generale di video, se vogliamo rippare i nostri video, se vogliamo copiare i nostri video, convertirli, insomma già avete capito bene, se avete guardato, e spero che l'avete fatto, il precedente video, insomma di cosa si occupa questo bellissimo programma, questa bellissima azienda, quindi di Livu Prof Media, arrivata ad oggi alla versione 13. Il secondo video che avevo promesso, oggi tratteremo il comparto proprio della copia, quindi del copy. Praticamente quindi andremo a vedere sempre i tre formati più classici che si utilizzano e quelli che ci sono comunque in commercio. Quindi partendo dal DVD per continuare con il Blu-ray sino ad arrivare all'Ultra HD. Quindi vedremo come vengono fatte effettivamente queste copie proprio anche uno su uno da disco a disco, veramente in maniera semplicissima, quindi avendo proprio il disco fisico noi a casa inserito all'interno di un masterizzatore. Senza perdere altro tempo cambiamo inquadratura e vediamo cosa fa questo bellissimo programma nella versione copy. E questo è il nostro sempre famoso Livu Prof Media 13, quindi oggi andremo proprio a guardare, qui andiamo a trattare meglio nel dettaglio il DVD copy, il Blu-ray copy e l'Ultra HD copy. Partendo proprio dal DVD copy, quindi cliccheremo all'interno e noi possiamo andare a prendere, come vi ho detto, un nostro DVD e inserirlo nel masterizzatore. Quindi in questo caso io chiuderò il masterizzatore, come potete vedere vicino al mouse si è caricato un dischetto in miniatura perché lui starà facendo l'upload di questo dischetto e non dobbiamo fare altro che andare a cliccare aggiungi Ultra HD, Blu-ray o anche DVD perché ci sono i puntini e non si vede. Quindi in questo caso io farò sempre stessa procedura, aggiungi Ultra HD, aggiungi da CD-ROM e vado a prendere il mio file, ovviamente sempre blerato perché per motivi di privacy non lo posso fare vedere di copyright soprattutto. Quindi cliccherò all'interno, lui caricherà ovviamente quindi sempre il mio dischetto. Qui stessa cosa, praticamente lui va a prendere il film completo, quindi va a fare una copia perfetta, l'uno di uno viene detto, quindi copierà sia il titolo 1 principale, sia tutti gli altri titoli che conterranno sicuramente dei backstage, degli altri menu, quindi va a copiare l'intero DVD, quindi fa una vera e propria clonazione del disco. Non per questo noi non possiamo tirare fuori soltanto, anche se masterizzerà in dischetto fisico solo il film principale, posso farlo e tirarmi soltanto il film principale. Ovviamente posso scegliere anche quale audio andare a prendere, se voglio il 2 canali o il 6 canali, quindi potete voi fare tutto. Sottotitoli in questo caso non ce n'è, quindi in questo caso non mi dirà proprio nessuno, ma anche quando ci fossero stati dei sottotitoli si poteva scegliere anche il sottotitolo. Possiamo anche fare sempre la versione personalizzata che io magari oltre al film principale voglio aggiungere anche il titolo 2 o magari il titolo 4, quindi abbiamo ben capito che possiamo registrare tutto quello che vogliamo sempre come la versione RIP che abbiamo visto tempo fa. Quindi in questo caso, ammettendo che noi vogliamo fare soltanto il film principale e l'audio mi interessa 2 canali, qui non ci rimane altro sotto che andare a settare il DVD. Che significa 9 e che significa 5? È molto semplice. Il 9 sta per i classici 8 giga e mezzo, quindi il classico DVD double layer, il doppio strato. Quindi se voi partite da un disco che pesa ovviamente oltre quello 5, quindi il classico 4 e 7 giga sarebbe, quindi un normale singolo strato, se voi partite da un doppio strato, quindi 9, dovete masterizzare meglio per la qualità direttamente in un DVD double layer o un DVD 9. Però nulla vi vieta di fare il procedimento praticamente inverso di rippaggio, quindi in questo caso lui, anche se parte da un DVD 9, il programma bellissimo vi comprimerà il DVD praticamente senza farvi perdere soprattutto di qualità e ve lo trasporterà, se noi abbiamo a casa per esempio un DVD da 4 giga e 7, ve lo trasporterà direttamente a 4 giga e 7. Lui fa capire proprio quanto pesa per esempio il disco, siamo a 7,90, quindi ovviamente il tutto non può entrare mai in un DVD 5 così per com'è, però direttamente lui lo comprimerà e direttamente si vedrà lo stesso di qualità veramente buona, quindi possiamo andare a fare tutto quello che vogliamo. Quindi in questo caso se io per esempio scelgo DVD 5, lui mi farà entrare questo presente file che pesa oltre 7 giga in un DVD, quindi con capienza 4,36, 4 giga e 36. Quindi in questo caso non ci rimane altro che fare copia, proprio in maniera veramente semplicissima. Noi possiamo decidere se copiarlo o su una cartella, quindi direttamente
andarlo a salvare su una cartella per poi masterizzarlo successivamente su un dischetto, vergine ovviamente. Possiamo decidere di praticamente creare un file ISO sempre per registrarlo successivamente o farne quello che vogliamo, se abbiamo qualche lettore che legge direttamente file ISO, quindi direttamente viene inserito tutto su un unico file. Già abbiamo visto nei video precedenti cosa è il file di immagine. Direttamente possiamo dare il nome al nostro video e per una nostra comodità possiamo andare a decidere di andarla a salvare direttamente sul desktop andando a cambiare. Facciamo selezione cartella in modo che così quello che andiamo ora a copiare direttamente lui lo metterà e lo salverà sul desktop. In questo caso non ci rimarrà che fare praticamente copia e in questo caso lui copierà l'intero file in maniera ovviamente originale, quindi precisa, farà la clonazione di quello che abbiamo fatto nel dischetto, quindi sia che vogliamo tirare il film principale, sia che vogliamo fare il disco intero, quindi dobbiamo soltanto attendere e lui in questo caso creerà il file che abbiamo deciso noi di creare, quindi o un ISO o una cartella, per poi direttamente immediatamente andarlo a masterizzare con un dischetto nostro vergine. Questo per quanto riguarda praticamente un DVD, quindi inserito praticamente nel nostro masterizzatore. Quindi la stessa procedura ovviamente quindi si farà se noi andiamo nella parte sempre della home. Se noi per esempio abbiamo invece un Blu-ray da copiare, è sempre la stessa identica cosa, quindi sia come Blu-ray che come Ultra HD copy, quindi è la stessa cosa preciso al DVD. Cambia soltanto proprio il tipo, la tipologia di disco, ma la procedura è precisa e uguale al DVD copy. Quindi se abbiamo per esempio un Blu-ray noi da andare a copiare e dobbiamo avere un masterizzatore ovviamente adatto, a differenza del DVD, non basta un masterizzatore che legga DVD o DVD più L. Qui abbiamo bisogno di un masterizzatore che legga sia Blu-ray che Ultra HD, se vogliamo copiare ovviamente dei Blu-ray. Quindi in questo caso cliccheremo sempre su Blu-ray e possiamo andare ad aggiungere sempre il nostro file da CD-ROM. Io ovviamente questo da CD-ROM sempre non lo posso fare non avendo un masterizzatore Blu-ray, però per esempio posso aggiungerlo per esempio anche da ISO, perché io ho delle ISO create in Blu-ray, o direttamente vado da qua, o ancora meglio vi consiglio il trascinamento, il classico drag and drop. Quindi se io qua ho la mia cartellina con il Blu-ray all'interno che ho creato, io vado a trascinare il mio Blu-ray praticamente in forma ISO, lo vado a trascinare direttamente sul programmino e non mi resterà sempre che andare a settare il film completo. Infatti qua vi spunterà effettivamente Blu-ray da 25 giga e ci rientriamo, come fate a capirlo, dalla bacchettina verde, perché il DVD in questione pesa 17,84, quindi ci entrerà benissimamente in un Blu-ray da 25 giga. Se fosse stato invece oltre 25 giga ovviamente si doveva passare al Blu-ray 50, quindi andando ovviamente sull'Ultra HD. Quindi in questo caso sempre stessa procedura. Se volete proprio clonare in questo caso, quindi fare il film completo, potete lasciare il film completo, oppure andare sul film principale, oppure andare a mettere soltanto qualche pezzo. Quindi in questo caso non vi rimarrà sempre cliccare su copia. Mi raccomando, una volta che avete settato voi il desktop lo troverete sempre sul desktop. Qua stessa cosa, se volete creare una cartella o un file ISO potete fare quello che volete, basta cliccare su copia e lui ovviamente procederà a creare nuovamente questa copia perfetta del Blu-ray, però sotto forma questa volta di file ISO. Una volta che ha finito cliccheremo su finisce e direttamente noi sul desktop ovviamente ci ritroveremo una nuova cartellina ovviamente con dentro il film principale. Questa volta avete visto il file ISO. Questo file voi lo potete masterizzare utilizzando l'utility masterizza. Come ultima cosa abbiamo detto che se andiamo su home e andiamo a utilizzare l'Ultra HD copy, quindi questa di qua, ovviamente stessa procedura, andiamo a utilizzare un Blu-ray 25 in questo caso perché ce la fa praticamente il DVD, utilizziamo un 50 se ovviamente sforiamo i 25 giga, stessa cosa, prendiamo quindi quello che ci interessa, o film principale, o film completo, oppure qualche cosa personale che vogliamo noi, e cliccheremo sempre su copia. In questo caso lui sempre copierà tutto l'intero Ultra HD in questo caso. Quindi oggi nella parte di LivuProf Media 13 abbiamo visto il Blu-ray copy, il DVD copy e l'Ultra HD copy. Tornando a noi, cosa differenzia la parte copy dalla parte ripper? Perché effettivamente possono sembrare simili, ma simili non sono, perché semplicemente spiegato, con il ripping, come vi ho detto io, noi sì, rippiamo tutti i file, quindi rippiamo DVD fisici messi all'interno del nostro masterizzatore,
rippiamo file da cartelle, rippiamo prende anche immagini ISO, quindi rippiamo però, quindi che significa che da quel file originale che è, quindi un file DVD video originale ovviamente è, abbiamo visto, audio OTS e video OTS, non lo trasporterà con il ripping alla stessa identica maniera, ma cosa fa? Noi possiamo decidere tramite il ripping di convertire quel file, abbiamo visto in MP4, in MKV, MPEG-2, MPEG-4, come vogliamo noi, quindi cambiamo praticamente il formato di origine, lo trasportiamo in un altro formato. Con la copy che cosa succede? Quindi se noi facciamo la copy invece che succede? Noi copiamo effettivamente il contenuto così per com'è in un altro supporto, oppure creeremo un'immagine, creeremo una cartella ma precisa al file originale. Quindi se noi partiamo con un file originale, finiamo e concludiamo con un file originale. Effettivamente se noi poi masterizziamo quel file in un dischetto, facciamo la clonazione proprio uno a uno, oppure del film principale come vi ho fatto vedere o di qualche pezzo, precisa, identica come formato, alla sorgente iniziale. Quindi se DVD diventerà DVD, se partiamo da Blu-ray sarà un Blu-ray finale, se partiamo da un Ultra HD verrà fuori un Ultra HD finale. Sempre in descrizione ovviamente vi lascerò questa volta tutte le promozioni che ci sono nel sito per quanto riguarda la parte copy di Livu Prof Media 13, quindi vi lascerò, mi raccomando, guardate sempre le descrizioni perché vi lascerò sotto sempre i link direttamente al sito principale di Livu Software e direttamente in questo caso direttamente alla parte presente del copy, quindi nella parte dove si copiano tutti i nostri DVD, Blu-ray e Ultra HD. Rimaniamo che ci vediamo sempre con questa azienda per il terzo ed ultimo video, quindi andiamo a vedere la parte creator, che è effettivamente una parte veramente bella e che soprattutto molte persone utilizzano ancora oggi. La parte creator forse è quella che insomma si utilizza abbastanza. Quindi spero insomma che vi sia piaciuto anche questo video, mi raccomando guardatelo, condividetelo al massimo, spingetelo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!